Benvenute e benvenuti amiche e amici di Vino Divino. Oggi andremo a scoprire, dopo aver visto come poter potare gli alberi da frutto classici come melo, pero, albicocco, ciliegio, oggi andremo a vedere come poter potare gli agrumi. Vi ho voluto far vedere come potare 3 differenti tipologie di agrumi perché hanno tutte e 3 delle specifiche differenti, perché ad esempio questo arancio tarocco che vi sto mostrando in questo momento era stato piantato in terreno aperto, ha subito i danni dal freddo e dal vento, e quindi l'anno scorso abbiamo iniziato a recuperarlo. Qui abbiamo invece una pianta di cedro in quasi perfette condizioni, e poi abbiamo un caviale di limone. Partiamo dall'arancio tarocco, che è quello che ha subito maggiori danni. Infatti, se voi vedete, l'anno scorso aveva perso completamente le foglie, adesso si sta riprendendo, ha anche delle parti secche che non sono state toccate, con la speranza che l'anno successivo, ovvero quest'anno, cacciassero delle nuove foglie. Invece come potete vedere, purtroppo non è successo nulla di tutto ciò. Quindi a questo punto andremo ad effettuare un taglionetto per eliminare tutta la parte secca. Quindi andremo completamente ad eliminare questa parte qua, vedete? Perché da questa parte ormai la vita è cessata. Quindi tagliamo. I polloni sono quei rami che vanno dritti verso l'alto, e solitamente su questi rami non nascono frutti, neanche fiori, chiaramente. Quindi nessuna fioritura, nessun frutto. Quindi sono questi qui che vanno all'interno. Poi, buona regola degli agrumi è sfoltirli sempre verso l'interno, perché deve circolare aria, ma soprattutto deve arrivare la luce ai nostri frutti. Quindi una volta che l'abbiamo alleggerito, lasceremo crescere questo nuovo ramo, vedete? Questo qui in basso, e dopo una buona concimazione la nostra prima potatura è andata. Diversa è la situazione di questo cedro, che non presenta problematiche particolari, ha qualche pollone o succhione, andremo ad eliminare, ad esempio lungo il tronco. Qui ad esempio in basso vedete ce n'è uno, eccolo qua, e lo andremo ad eliminare. Questo impedisce un po' alla pianta di sviluppare fiori e frutti, e lo andremo ad alleggerire verso l'interno. Quindi tutti i rami che vanno verso l'interno verranno potati per in qualche modo alleggerire e fare penetrare la luce all'interno del nostro albero. Vedete, quindi questi rami qui tranquillamente possono essere tagliati. Tutto ciò che va verso l'interno può essere alleggerito. Dopo averlo sfoltito nella parte interna, andremo a accorciare questi rami per permettere alla pianta di poter produrre nuovi rami, quindi infoltirsi maggiormente. E quindi andremo a tagliare qualche rametto qua e là. La alleggeriremo di un bel po', dopodiché il gioco sarà fatto. Eccola qua, questa è la nostra pianta bella libera da foglie. Il sole penetra al suo interno e gli abbiamo dato una bella impostazione.
Diversa situazione per questo caviale di limone, Finger Lemon, che è una pianta selvaggia e quindi tende a produrre molte spine, molti polloni, quindi andremo a sfoltirlo abbastanza ed accorciarlo per irrobustire il fusto, che è un po' sottile, quindi è una pianta giovane, quindi andremo a togliere tutti i polloni o succhioni che ci sono lungo il tronco e la andremo a sfoltire un bel po'. E il risultato finale è questo qui. Come potete vedere, li abbiamo alleggeriti di molto. Questo è l'arancio, questo è il cedro, guardate quanto è stato alleggerito, e infine il Finger Lemon, guardate di quanto l'abbiamo alleggerito, accorciato per far irrobustire il fusto. Adesso gli andremo a dare un po' di cuore di bue, lo andremo a nutrire. Io ho lasciato le foglie, come potete vedere, come materia pacciamante, e questa è la fine del nostro video. Se vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale YouTube di Vino di Vino e ci vediamo alla prossima puntata.